È occupato adesso. Giovanni Canonico. Gianni? Eccomi. Ciao, allora, come stai? Io vorrei passare con Matteo per farti una intervistina tête à tête. Allora, 15 o 16? Allora, che giorni sono? Giovedì e venerdì. Prendila per il 16. Va bene. Buon trattore. Grazie a tutti e due. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo, sono un filmmaker, un grande appassionato di vino e benvenuti su Behind the Label. In questo primo episodio vi porteremo da Giovanni Canonica, una leggenda di Langa, il re del Paiagallo, e sono veramente contento di portarvi Gianni come primo ospite perché è una persona che ha veramente tante cose da raccontare, tante belle storie. Quindi seguiteci e ci vediamo a Barolo, ma prima andiamo a prendere Piero. Allora, vediamo cosa succederà. Si parte. Tutto bene? Riusciresti a vivere non a Barolo? Perché se già gli dici riusciresti a vivere a Castiglionfalletto? No, Non ce la fa. no. Stare a Barolo. O a Barolo o a Ushuaia o a El Calafate, Così. in Patagonia, sì. Sono Patagonia. innamorato di sti posti. Sai, una delle cose che mi mancherà quando non ci sarò più, oltre agli affetti, saranno le mie colline. Tu sei nato a Barolo? Nato a Barolo, nato qui nella casa lì. Sei nato lì? No, sul documento Pensate. ho visto nato a Barolo. Fighissimo. Il 10-10. Giorno in cui i partigiani presero Alba. Mamma mia, giorno pazzesco. Sì. Un consiglio per chi si avvicina al mondo del vino oggi. Essere te stesso, portare avanti le idee che ha senza correre dietro alla moda del momento, fare quello che ti senti e non voler fare quello perché il mercato te lo chiede e soprattutto fare il vino che piace a te, che poi è proprio la stessa cosa. E il bello è quello, c'è nell'antologia di Spoon River dove c'è il suonatore Jones che dice col mercante di liquori tu che lo vendi cosa ti compri di migliore? È bellissimo. Quando mi chiedo ma cosa fai? Sei uno spacciatore d'ebbrezza, ti dice. Cioè quello. Allora, è che riuscire a fare quello, prima ancora di tutta la moda, di tutto, vendere l'ebbrezza, vendere leggiadria. Quello che trovo adesso è che nel mondo del vino c'è molta pesantezza. Tutto deve essere grande, tutto deve essere il vino perfetto, tutto deve essere sempre l'annata del secolo trionfante, no? Troppi trionfalismi. C'è un pezzo che fa Nebbiolo, un pezzo che fa Barolo? No, qua è tutto Barolo. Ok. Si dice sempre che il vino si fa in vigna. Perché? Il vino lo fai in cantina. Ah, Allora in vigna fai l'uva, cerchi di farla buona. Però mi è capitato di bere vini pessimi da grande uva e bere vini grandi da uva brutta. Allora, io ti spiego, nel 2002, qua a Grandinato, sì. pigiavamo ogni 3 giorni, perché raccoglievamo 4 ceste al mattino e mia moglie a pulirle tutte, a fare. Abbiamo fatto sto vino. Un mese fa arriva l'enologo di Sergio Barale Sì. e mi fa, sai, ti faccio vedere una cosa. Quest'inverno ho fatto una degustazione alla cieca di vini e quello che ci era piaciuto di più mi fa vedere la foto, era nel 2002. È andata Difficilissimo, è impossibile. pessima. Impossibile. Soprattutto è venuto così. Per quello che ho iniziato a pensare che forse in campagna in vigna devi fare l'uva pulita e il più sano possibile. Poi da lì andare avanti la fai in cantina il vino. Allora, a noi ha dato tantissimo in questa zona. Già essere fortunati di essere nati nella parte buona del mondo. Sì. Sono fortunato di essere nato a Barolo, sono fortunato che avevamo una vigna nostra, sono fortunato che mi abbiamo fatto fare l'enologica e faccio il vino, in una zona strafortunata.
Mi è capitato, io ho fatto la prima vendemmia nell'83, nell'86 a fine maggio ha grandinato e i primi di giugno abbiamo potato le viti per far ripartire le gemme di controcchio sotto per avere un tralcio da potare l'anno dopo, che poi non è maturato bene il legno, per cui l'anno dopo l'uva ce n'era pochissima. Ecco, ho imparato quello che la natura a noi ha dato tanto e può anche togliertelo, però se te lo toglie non ti devi arrabbiare, almeno qua da noi, perché ci ha già dato fin troppo, tanto, per cui la lezione grossa è quella. Siamo ovviamente in Vigneto Paiagallo perché è speciale per te, sempre per te. Io sono nato qua, cioè io e mio nonno venivamo su, lei aveva ancora la mucca col cartone, col carretto, Sì. e veniva su a lavorare qua in vigna e io a 10 anni così venivo su con lui, giocavo qua col cane, e lui mi insegnava a legare. Una volta c'era Arié vuol dire quando leghi i tralci che vanno su dritti, si usavano le foglie di canna. Certo. Prendevano le foglie di canna, tutte le canne pulite, messe a bagno, e dopo ogni 2 o 3 tralci le legavi, lavoro infame, perché non andavi avanti. E comunque io venivo qua con lui, e per me è quello che ha legato. Mi ricordo che quando è morto, io avevo 19 anni, la settimana dopo eravamo andati a vedere al Palazzetto a Torino il concerto del Banco. E so che io ho pianto tutto il concerto. Non lo so, io era la mancanza, cioè non potrei stare senza venire qua. Una canzone, un libro o un quadro da abbinare al tuo Paiagallo. Libro La Malora. Ok. Perché forse non mi sono mai staccato dall'idea della Malora. E continuo a rileggere e serve a non dimenticarmi mai di dove veniamo. Non lo so, c'è più che una canzone, un refrain della cavalleria rusticana. Che io ogni volta che lo sento mi vengono le lacrime agli occhi. Una delle occasioni che vorrei fare, una degustazione in silenzio con il sottofondo della cavalleria rusticana e assaggiare il vino in silenzio, secondo me è un'esperienza, magari per gli altri no, però per me sì, come quadro il quarto stato, per quello che rappresenta e per la bellezza. Io l'ho visto la prima volta, avevo 17-18 anni, ero uscito 900 di Bertolucci, le prime volte che si andava a Torino in macchina, e c'era questo manifesto gigantesco attaccato a un palazzo col quarto stato dietro e con scritto 900 atto primo. Non sapevo cos'era il quarto stato, però ero rimasto talmente in macchina a vedere questo quadro, questo disegno, questa locandina. Poi ho cercato cos'era, ho scoperto che era il quarto stato, è stata un'illuminazione, Allora quando abbiamo fatto l'agriturismo, come lo chiamiamo? Lo chiamano il quarto stato. Ci sta. Ho trovato online una citazione di Giuseppe Rinaldi che dice: il Barolo di Gianni è quello che vorrei fare io. Che sia vero o no, assumiamolo sia, come ti fa sentire e cosa ne pensi? Dovrei raccontarti la storia giusta del barolaccio che è uscita quella roba. Ricordo che era il 2013. Eravamo a cena, ognuno portava il suo vino, lui assaggia, anche il mio, hai fatto un barolaccio Gianni. No? E alcuni anni fa mi hanno guardato come se io fossi offeso, no? Invece era un complimento. Sì. No? Mi fa, che ultimamente non gli venivano più sti barolacci, ma non che uno non è capace a farli o io sono capace a farli, perché la vigna ha dato quello, è venuto così, ognuno... Finita lì. E da lì poi io quando lo raccontavo così sembrava che è partita la cosa, dire Beppe, ecco la cosa che mi ha fatto piacere, che Beppe lo assaggia, poi prima di raccontare questa storia del barolaccio mi guarda e mi fa, Gianni, era senza etichetta, e mi fa,
È il tuo sì, perché lo porti senza etichetta. Non si porta, lui lo portava sempre. Arrivava con bagno senza etichetta. Poi per cui mi ha trovato da dire, mi guarda, mi fa, però Le boom. è buono. Un qualcosa a cui tu ambisci o cerchi di imitare, cerchi di arrivare lì. Ecco, per me era il buon Beppe Rinaldi come cantina. Ottimo. Cioè, lo spunto era quello. Sì, sì. Poi Sì, sì. arrivarci o meno è un'altra cosa, ma Questo vino? è buono. È un po' diverso dal naso alla bocca. Ok. Non saprei dirti. Potrebbe anche essere un nebbiolo, ma non di qua. E con qua intendi? Un roero. Dicevi che non ne becchi nessuna, e invece 2 robe sul vino non è che le sai. È un colpo di culo. Questo metti una relazione. Allora, A volte succede. io CG, quindi Roero, Alberto Gero, Oh. 2021. Culo. Peccato. Bravo Gianni. Colpo di culo, mettilo. Altre filosofie, ti dico la mia, quando abbiamo iniziato, io e mia moglie, era di, cosa che adesso mi trovo abbastanza a disagio, poter fare un vino, un Barolo, cui tutti potessero permettersi di berlo, a venderlo a un prezzo equo. Adesso mi è saltato tutto. Io a volte provo molta, non vergogna, sì, forse vergogna. Vuoi dire? Vino che esce dalla cantina a 35 euro, trovarlo a Centinaia. centinaia di euro, solo per il fatto che è uscito. Non è Però- colpa tua, eh? No, lo so, però non sai cosa, non saprei nemmeno cosa fare Non puoi controllare. per controllarlo. No. C'era il buon Veronelli che aveva avuto un'idea più di 30 anni fa, il prezzo sorgente. Scrive l'etichetta, prezzo franco cantina, euro, tat. Poi magari gli aggiungi, se lo trovate a 200 euro rubatelo. Meraviglia, no? Esproprio proletario. Bellissimo. Vedi? Questa è una roba da rivoluzionari. E una volta ho detto, sai, il vino non è acqua, cioè l'acqua è importante, il vino è a parte, buono, ti dà ebbrezza, ti fa star bene, ma senza vino vivi tranquillamente, senza acqua non vivi. Nel 22 che hanno detto che la regione aveva autorizzato l'irrigazione di soccorso, no? E qua ridevano tutti perché il Citano era asciutto. Cioè, neanche uno avesse voluto prendere l'acqua, non c'era acqua. No? Io ho visto qualche vigna che stanno nuova, che hanno predisposto le canaline per farla. Sì? Sì. E parlando con lui ti dico, io dovessi domani dover irrigare per fare il vino, smetto di fare il vino, Basta. per scelta, perché l'acqua non va sprecata in quella maniera. Salute. Valute, fulminant an brute, ne crota più in butte. Primo 2021 Paegallo che assaggio. Quello che secondo me riesce a dare un Barolo così in più degli altri è la profondità, sia a livello olfattivo che a livello gustativo. Ovviamente è impossibile descriverlo, quindi vi consiglio di comprarvi una buta e assaggiarla. La grandezza del nebbiolo quando è fatto così è appunto questa complessità e profondità straordinaria, sempre però insieme a una beva, perché questo è estremamente bevibile. Tu pensi, la cosa leggiadra, cosa ti fa venire in mente? La farfalla. Sì. No? Ed è una parola desueta, non la usa più nessuno, non la senti più. E invece il vino dovrebbe essere quello, dovrebbe essere
leggiadria, la cosa leggera, non berlo i 15 profumi e questo qua, Sì, e tu sei un sommelier. sono d'accordissimo. Non cercare quello, cerca cosa ti dà. C'è il piacere della compagnia, il piacere di bere e dire sto bene qua adesso. Tranquillo, non è importante che vino sto bevendo, può essere il vino più caro al mondo o quello del tuo amico che l'ha fatto in casa. Togliere la pesantezza al vino, ma a tutto bisognerebbe toglierla, ma al vino in particolare in questo momento qua sì. Una canzone di Guccini, no, che dice il trionfo di questo secolo trionfante, no, che deve essere sempre tutto un trionfo, non un trionfo del vino, un trionfo del... no, è solo vino, come finisce la cosa, non è acqua.